Ciao a tutti, sono Andrea Abazzari, ho 30 anni e sono un odontoiatra e un mese fa ho provato l'esperienza dei 21 giorni. Ho fatto 21 giorni di prana qui a Coccole, in provincia di Fabriano, con Nicola e Harry Montfort che mi hanno accompagnato in questo viaggio insieme a altre 21 persone. È andata bene, tutti ce l'abbiamo fatta stare senza cibo solido per 21 giorni, poi la maggior parte ha ricominciato a mangiare per adesso, però abbiamo capito che è un percorso abbastanza lungo quello del passare all'alimentazione pranica e non bastano 21 giorni. Diciamo che la mente è pronta per questo passo, il corpo ha bisogno di più tempo per seguire la mente e i suoi progetti. Ho notato una cosa importante che non ci viene insegnata all'università, cioè che non sono solamente le gengive o altri tessuti che si rigenerano, ma si rigenerano anche tessuti che l'odontoiatra comune non si aspetterebbe, cioè anche lo smalto dei denti. Quindi ho notato che anche nei periodi in cui digiunavo, delle piccole carie che si formavano potevano tranquillamente regredire, quindi si rimineralizza lo smalto e non è vero che una volta formata la carie bisogna curarla, ma può tornare indietro, appunto. Nel mio campo ho valutato che non sono solamente le gengive o le mucose a rigenerarsi, soprattutto con i digiuni oppure l'alimentazione pranica, in quanto non masticando non sollecitiamo in maniera errata questi organi, cioè soprattutto le gengive intorno alla dentatura, ma addirittura anche lo smalto si rigenera, quindi carie o inizi di carie possono regredire semplicemente con un digiuno oppure con l'alimentazione pranica. Quindi si rigenerano tutti i tessuti del corpo, che siano tessuto nervoso, tessuto osseo, tessuto smalto dentinale. E questo certo dipende anche dall'età, ma a qualsiasi età è possibile tutto questo. 3 giorni sono sufficienti per arrivare a questo risultato, in quanto il corpo si mette in stand-by le sue funzioni digestive o comunque tutte quelle funzioni che noi sollecitiamo in maniera eccessiva nel nostro corpo. Quindi il nostro corpo, dovendo digerire continuamente 3-4 volte al giorno, quindi praticamente di continuo, non ha il tempo di rigenerarsi, perché tutte le energie sono concentrate nella digestione o nelle attività che noi purtroppo imponiamo al nostro corpo, anche funzioni stressogene, quindi un corpo stressato non ha tempo di rigenerarsi. Invece con questo tipo di digiuni o alimentazione il corpo trova il tempo e può autorigenerarsi. Collaborando anche con altre persone che lavorano in campo medico da 30 anni, ho fatto delle scoperte impressionanti. La più grande è stata quella del capire che bisogna lasciare libero il palato. Perché? Perché, come sanno benissimo gli osteopati, il cranio e le ossa del cranio hanno dei micromovimenti respiratori, si chiama movimento respiratorio primario, all'incirca sono dai 7 ai 14 movimenti al minuto, sia in questo senso del cranio che respira in questo senso, sia in questo senso, quindi sia in senso antero-posteriore che latero-laterale. E anche le ossa del palato in realtà sono due, noi chiamiamo il palato come fosse un unico osso, ma in realtà sono due ossa, il palato destro e sinistro, e anche questo osso ha un micromovimento che viene bloccato dalle protesi superiori fisse, mobili. Semplicemente bloccando i due incisivi centrali noi blocchiamo quel movimento, anche protesi scheletrate superiori, e questo è stato visto che praticamente è correlato
con patologie come l'Alzheimer, il Parkinson, la demenza senile, in alcuni casi il diabete. E questa è un'innovazione delle più importanti, perché purtroppo i dentisti ignorano completamente questa fase. Sono ovviamente bravissimi nel ripristinare la funzione masticatoria della persona, quindi anche a livello protesico, a livello estetico, però ignorano completamente il problema funzionale del palato, che deve essere lasciato libero in questo respiro. Lo stesso vale per l'ortodonzia, quindi bisogna evitare di bloccare i denti superiori. Per quelli inferiori non c'è problema. Beh, diciamo che l'alimentazione più corretta sarebbe ovviamente a togliere più che ad aggiungere, quindi partiamo con l'alimentazione pranica, che è l'ideale, in cui non è possibile ammalarsi. Si passa poi all'alimentazione di sole mele rosse e si va sempre peggio andando verso l'alimentazione di sola frutta, oppure vegano crudista o vegana, vegetariana, e la peggio ovviamente è quella onnivora. Di certo però c'è bisogno di avere delle conoscenze. Quando si passa dalla peggiore, cioè quella onnivora, a quella pranica, bisogna avere le giuste conoscenze, perché poi appunto potrebbe una persona, facendo da sola, rischiare anche la vita stessa, e quindi deve informarsi bene, deve sapere che passando anche a un'alimentazione che va pian piano verso la frutta bisogna stare attenti, quindi evitare la frutta acida come i limoni, le arance, i kiwi, l'ananas, eccetera, ma prediligere frutta come le mele rosse, oppure banane, meloni, cocomeri, comunque frutta che abbia un grosso quantitativo d'acqua. Ovviamente questo dopo un passaggio graduale, vari esperimenti su se stessi. Adesso io sono molto più vicino appunto all'alimentazione a base di frutta, e ho notato come su me o su altri la frutta acida in questo momento fa malissimo, perché dopo un mese praticamente di alimentazione pranica senza mangiare niente, tornare a frutta come limone e arancia è estremamente acidificante, cosa che non viene percepita se questo tipo di frutta viene assunto da un onnivoro che, essendo estremamente intossicato, non sente questa potenza acida della frutta, e quindi anzi si prova una specie di sollievo, perché in qualche modo arancia o limoni fanno in modo di, tra virgolette, sgrassare un corpo completamente intossicato. Allora, durante il prana erano altalenanti, cioè a volte una buona energia, a volte energia a terra o bisogno di riposare. E questo sì, più o meno durante tutti i 21 giorni di prana del processo. Dopo il processo, diciamo che le energie ho capito, soprattutto che vengono da una condizione psico-emozionale, e quindi dalla mente e dalle emozioni. Quindi tornando a lavorare con mio padre, a vivere con mia madre, è stato, diciamo, pesante, perché insomma erano preoccupati dal mio aspetto fisico, pensando che stessi malissimo, fossi dimagrito tanto. In realtà non avevo perso neanche tanti chili, ne persi di più in 6 giorni di digiuno un anno fa, piuttosto che in questi 21, e quindi anche questo mi ha dimostrato che era una cosa diversa dal digiuno. Però diciamo che la preoccupazione dei miei genitori ha influito pure su di me, quindi ho cominciato a perdere peso e ho deciso di ricominciare a bere e mangiare frutta, momentaneamente, intanto per recuperare un po' di peso, e poi più avanti riproverò questa esperienza senza fretta. Quindi quando facevo digiuno dicevo: ok, altri 3 giorni e il digiuno finisce e ricomincio ad alimentarmi. Invece in quest'ultimo caso dell'alimentazione pranica dicevo alle mie cellule: ok, non ho più bisogno di alimentarmi di cibo solido, ma cerchiamo nutrimento da altro, quindi da emozioni positive, persone, dalla natura, dal fuoco, dagli elementi.
e quindi in qualche modo le mie cellule cominciavano a capire e non ho perso poi più di tanto il peso. Solamente durante la terza settimana, anche qui c'ho la riprova che a livello emotivo conta molto, perché ho avuto un diverbio importante con la ragazza con cui stavo e quindi ho perso 2 kg in 2 giorni, cosa che invece prima non mi era accaduta. I primi 15 giorni ne avevo persi soltanto 5. E su consiglio di Harry ho fatto tutto un lavoro su me stesso, un lavoro mentale, un lavoro di meditazione, e ho recuperato 1 chilo in 2 giorni e senza mangiare, ma soltanto bevendo un po' d'acqua, quindi non penso che sia stata l'acqua a farmi salire così tanto. Le emozioni influenzano perché sono fondamentalmente diciamo, comunque sia sono delle scariche ormonali, fondamentalmente sono prodotte dal cervello, e quindi sono fondamentalmente energia che tu sottrai al corpo per indurre queste emozioni che portano poi delle informazioni a degli organi corrispondenti, e quindi fondamentalmente sono eventi biochimici come qualsiasi altro evento biochimico che comporta un dispendio energetico. Quindi se noi li alimentiamo con la nostra mente, continuiamo a produrre queste scariche biochimiche che sono energia che se ne va. Vorrei anche aggiungere l'importanza dei vari denti che sono collegati agli organi anche. Quindi abbiamo le carie, non compaiono per caso. Se andiamo da un dentista qualsiasi non noterà nemmeno che magari tutti i 4 primi molari sono cariati. Se lo nota, magari dice è colpa di qualcosa che hai mangiato, che si è appiccicato su quei denti e li ha cariati, però in realtà è un po' difficile credere a questo, anche perché comunque sia se i pazienti si lavano i denti continuamente e non ci sarebbe motivo per cui si cariano questi denti. Non è spiegabile il discorso degli zuccheri, ma c'è proprio una debolezza degli organi che corrisponde a una debolezza del dente. Quindi ad esempio appunto dei primi molari cariati indicano dei problemi a livello dell'intestino grasso, dei polmoni, e possono indicare dei problemi a livello emotivo, quindi conflitti con dei genitori eccetera. Quindi risolvendo quelli la carie regredisce, come dicevamo all'inizio. E questo vale per ogni dente. Ad esempio i denti del giudizio dovremmo toglierli con meno facilità, solamente se proprio è necessario, perché vanno a carire il dente vicino, cioè il settimo molare. Altrimenti i denti del giudizio sono collegati al sistema immunitario e circolatorio, e quindi toglierli significa anche un indebolimento da quel punto di vista. E quindi io preferibilmente evito di toglierli, se non proprio sono compromessi e rischiano di compromettere i denti vicini. Il famoso dente del giudizio secondo me è rimasto lì per un discorso anche di lavori scorretti delle persone stesse nella masticazione. Non abbiamo più la giusta spinta della lingua che spinge il palato e lo allarga nel giusto modo, spinge i denti della mandibola e li allarga nel giusto modo, e in questo modo potrebbe fare spazio ai denti del giudizio. Purtroppo evidentemente non c'è stato lo stimolo giusto fin da piccoli, e quindi anche gli alimenti sbagliati hanno indotto il bambino a masticare male, per non parlare dello stress che induce a masticare velocemente e in maniera quindi sbagliata. Non c'è il giusto stimolo della lingua e dei denti alla giusta loro posizione, quindi troviamo, penso almeno nel 90% dei casi, palati troppo stretti, lingue troppo corte con frenoli corti e un affollamento dei denti inferiori,
dovuto appunto ad una mancanza di stimoli, quindi non stimoliamo la bocca per il periodo giusto necessario per la digestione. Soprattutto i bambini piccoli mangiano prodotti omogenizzati, prodotti già masticati in qualche modo, quindi non hanno più la stimolazione alla masticazione corretta. C'è questa teoria evolutiva che dice che praticamente lo splancno cranio, cioè il cranio anteriore, la parte viscerale del cranio, diciamo che si è ristretta per favorire l'evoluzione del neurocranio, cioè la parte del cervello, e questo ha compresso la parte posteriore della mandibola e della mascella, creando poco spazio, soprattutto per i denti del giudizio inferiori. E questa è una teoria che è la più in voga, insomma. E potrebbe anche essere così, però si è valutato che appunto, ad esempio negli aborigeni che mangiano in modo naturale quello che trovano negli alberi, non c'è questa condizione, hanno tutti una dentatura praticamente perfetta, resistente, e i denti di giudizio sono in arcata. Diciamo che questa condizione di cui parli, cioè di questi denti di giudizio che non hanno spazio, accade più che altro nei paesi industrializzati, nell'Occidente, negli Stati Uniti, e non è vero ad esempio per le tribù che vivono secondo natura. Quindi questo mi fa pensare al fatto che masticando cibi adatti all'uomo, quindi appunto la frutta con quella consistenza, soprattutto appunto delle mele che hanno una consistenza comunque dura e stimolante per la bocca, probabilmente i denti crescerebbero e si allineerebbero nel modo giusto, la lingua lavorerebbe bene sul palato andando a espanderlo e ci sarebbe spazio per i denti del giudizio. La domanda che mi sono posto è stata se abbiamo i denti, gli organi digestivi e quant'altro, perché siamo pranici. E, beh, in effetti ci sono due teorie sul fatto che siamo pranici. Una che lo eravamo in origine e siamo degenerati nel mangiare tutto quello che è sbagliato. E la seconda teoria è che sia l'evoluzione, l'essere pranico. Quindi la seconda teoria spiegherebbe il perché abbiamo gli organi, quindi ce li abbiamo avuti finché ci sono serviti per assimilare dall'esterno il cibo e ora non servono più perché siamo o possiamo diventare pranici. Alla prima teoria, in effetti, diciamo, allora perché se eravamo pranici abbiamo gli organi? Mi viene in mente che si sono creati iniziando a mangiare, quindi è come se il cibo ha creato lo stimolo per la presenza di organi all'interno. Questo è un po' più magari inverosimile, però è interessante, insomma, questa teoria, insomma, è da indagare e vedremo in futuro, magari sapremo rispondere a questa domanda. Beh, sicuramente abbiamo la capacità, ci è stata donata la capacità di scegliere qualsiasi cosa in questa vita. Quindi qualsiasi scelta in qualche modo il nostro corpo, la nostra mente la tollera. Quindi io penso addirittura che siamo programmati per la felicità, perché qualsiasi cosa accade, il cervello fa in modo di farci apprezzare quello che ci accade o quello che succede. Ad esempio, anche per chi fuma sigarette o chi si droga, eccetera, prova piacere in quello che fa. Quindi in qualche modo il cervello non manda più l'input del fatto che la sigaretta faccia molto male o del fatto che una certa droga faccia male, ma addirittura te la fa apprezzare dopo un po', che ti manda l'input di pericolo, di dolore o di fastidio. Dopo un po' quel segnale cambia e diventa addirittura un piacere in molti casi. Beh, il festival del Prana che ha organizzato Nicolà è stato veramente una cosa fantastica, perché permette di ritrovarsi e condividere queste esperienze che
sono diciamo ancora pionieristiche, quindi per chi tenta questa via è molto bello poter trovare persone dello stesso piano o che condividono quello stesso intento.